Ci troviamo all'ultimo parcheggio della Valle di Altafossa, in Alto Adige, vicino a Rio di Pusteria. Il programma di oggi è un giro d'anello. Saliremo alla Gasjoch, la cima della Capra, e nel rientro percorreremo la stupenda Valle d'Altafossa. Data bella, il tempo è di 3 ore e 30, quindi è meglio non perdere altro tempo e partire. Il sentiero è il numero 15 in direzione del Grossberghutte su una comoda strada sterrata. Ottimo riscaldamento per le nostre gambe. Siamo arrivati al Grossberghutte a 1640 metri di quota e qui la prima tappa è d'obbligo per un buon caffè per poi ripartire carichi. Siamo stati presi dalla gola. Oltre al caffè abbiamo aggiunto questi stupendi dolci altoatesini che sono irresistibili. Ottimo pieno di energia, adesso ci rimettiamo in marcia, seguiamo il segnavia 15B che risale il pendio erboso esposto ad ovest. A questo bivio noi proseguiamo a destra sul 13A. Ora lasciamo il 13A e seguiamo il 13. Alla cima mancano 2 ore e mezza. A questo bivio continuiamo seguendo segnavia numero 13 e qui sotto notiamo questo cartello con l'indicazione Sentiero per esperti con tratti di primo, secondo e terzo grado. Cosa ci aspetterà lassù? Rimanete con noi e lo scopriremo insieme passo dopo passo. A destra la Val di Valles e a sinistra la Val d'Altafossa. Iniziano i sassi. A Sandra piacciono tantissimo. Ed eccola la cima della Capra. Ci mancano ancora circa 250 metri di dislivello. In quest'ultimo tratto di salita sulle roccette è meglio mettere i bastoncini nello zaino, sono solo d'intralcio. Ragazzi, purtroppo in questo punto abbandono la salita, lascio proseguire Stefano e Marco. Ho valutato che i passaggi per me sono troppo difficili. Ci vediamo dopo.
Siamo arrivati in vetta alla cima della Capra o Geisjoch, 2641 metri. Allora, alcune considerazioni sull'ultimo tratto, quello che purtroppo Sandra non ha fatto. Terzo grado è un po' difficilino, nel senso che tra sassi e sassi non è una parete e si rischia di cadere proprio all'interno dei massi. Quindi solo per esperti, questo lo consigliamo. Panorama stupendo, abbiamo la vista su, citiamo solo alcune cime che superano i 3000. La cima Grava, la cima Valmala, l'Olperer, la Gran Vedretta, il Gran Pilastro, la Croda Rossa d'Ampezzo, il Monte Cristallo, l'Antelao, la Tofana di Mezzo, il Monte Pelmo, il Monte Civetta, la Marmolada e il Catinaccio d'Antermoia. Inoltre si vedono bene Bressanone e l'inizio della Val Pusteria, l'Alta Val di Valles con la Malga Fane e l'abitato di Valles. Adesso ci fermiamo a mangiare, panino purtroppo con pane vecchio perché non era fresco, e poi scendiamo, prendiamo la cresta, ma questo ve lo spiego dopo, dai. Adesso scendiamo sul 13B alla Val del Joch Alm, dove ci aspetta Sandra, e vi faccio vedere adesso col ditino il percorso che faremo in cresta. Scendiamo qua, facciamo la cresta, saliamo un po' a quel monticello lì, poi cresta di discesa, scendiamo e poi ci ritroviamo con Sandra. Abbiamo perso un po' di quota, siamo a 2581 e siamo arrivati alla vetta insomma dai, Cocuzzolo, Joch Spitze. Come vedete c'è anche una croce. Qui alla Malga, Val del Joch-Alm, ci siamo ricongiunti. Nel frattempo ho fatto proprio un bel riposino. Adesso possiamo continuare la nostra camminata seguendo il segnavia 16B. Siamo scesi in Val d'Alta Fossa, siamo a 1850 metri e qui ci troviamo al rifugio Wieser. Da qui ci spostiamo di pochi metri, circa 100 metri, e andiamo ad un altro rifugio.
Guardate che posto meraviglioso, una malga così non l'abbiamo mai vista. Qui siamo alla malga Prantnerstad, uno spettacolo. È arrivato il momento di lasciare questo rifugio carinissimo, il Prantnerstad, e fare il ritorno al parcheggio comodamente seguendo il segnavia numero 15. Ritornate al punto di partenza e alcune considerazioni prima di salutarci. Il sentiero 13, quello che porta in vetta alla cima della Capra, richiede passo sicuro e assenza di vertigini. Inoltre bisogna avere un minimo di abilità nell'arrampicata su roccette, in quanto ci sono dei passaggi di terzo grado. La salita e la discesa sono molto ripide, mentre la strada del fondovalle è una comodissima passeggiata su strada sterrata. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!